Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video andremo a vedere come realizzare un top cucina utilizzando la resina. Daremo un effetto tipo marmo. Ti devo solamente ricordare che la parte di video che arriva fino al minuto 8 è già stata pubblicata settimana scorsa. Se hai già visto settimana scorsa il video, ti consiglio di andare dal minuto 8 in avanti per vedere la seconda parte. Altrimenti, se non l'hai vista, puoi tranquillamente guardare tutto il video. Andiamoci. Allora, per prima cosa dovremo metterlo sul nostro banco di lavoro. Allora, cerchiamo di centrarlo un po' in questo modo. Lo mettiamo in bolla perché sicuramente andrà a essere fatto tutto qua all'interno. Lo mettiamo in bolla. Vediamo se va tutto bene. C'è da alzare un po' quel lato. Una volta messo in bolla, gli darò una carteggiata con P240 e poi lo farò di bianco. Smalto all'acqua. Io non lo diluisco più perché voglio che sia abbastanza coprente. E dopo si va a verniciare. Ho dato una prima mano. Vediamo se ha coperto bene, magari è sufficiente, altrimenti gli darò un'altra. Secondo me gli do un'altra, appena tira un po' che si asciuga gli darò un'altra mano. Allora amici, abbiamo messo il bianco, ora metteremo lo scotch di carta intorno al bordo, in modo da avere una barriera quando verso la resina, perché la resina deve stare almeno 30-40 minuti in modo che si solidifica un pochino. Ragazzi, ho fatto un conto in base alla larghezza e alla lunghezza. Farò un 2 mm, sto utilizzando la resina della Resin Pro Art Pro, è una resina abbastanza densa, mi dà la possibilità di creare un effetto particolare, in questo caso effetto marmo. Calcolando per tutta la lunghezza che devo fare, mi servirebbero intorno ai 2 litri e 600 grammi. Quindi faremo questi 2 litri e 600 grammi di A e di B, faremo una colata di bianco e dopo scegliamo un po' di colore mica a base argento e nero e faremo le creppe della resina. Allora, in uno ho fatto quello grigio e in questo qua ho fatto solo nero. Li mettiamo un po' da parte e facciamo la colata.
Sono passate quasi 30 minuti e ora dovrei tirare via il nastro. E quando vediamo che fa quella bava qua, così, che va giù lentamente, vuol dire che è pronta. Quindi si tira via. Pian piano lei scende e noi col guanto lo dovremo spalmare, tipo così. Allora amici, la lasciamo così per almeno 3 giorni e dopo applichiamo subito il Polyshield, che sarebbe una protezione antigraffio, protezione a 360. Guardate com'è diventata tutta bella opaca. Adesso ragazzi, in questo bicchierino facciamo un po' di Polyshield. Lo faccio in questo bicchiere, lo verso, lo passo col rullino, quindi farò 400 grammi, vediamo se ne ho abbastanza. Anzi, facciamo prima 200, poi ne facciamo dell'altro, perché tanto si fa alla svelta. Ok, 200 grammi, quindi mettiamo anche 20 grammi di questo qua, che è il componente B. 20 grammi, boh. Bene ragazzi, siamo giunti a fine di questo video, ti ringrazio se sei rimasto fino alla fine. Conclusioni, allora devo ricordarvi una cosa molto importante, è che nel momento in cui ho finito di aspettare che la resina si asciugasse, gli ho dato una carteggiata e si vedevano molto i graffi sotto. Io ho pensato, essendo la prima volta che faccio questo genere di lavoro, passandogli subito il Polyshield col rollino, pensavo che coprisse, invece non è riuscita a coprirmi. Magari con 2 o 3 mani riusciva a coprire, però vi consiglio di passare direttamente il Polyshield senza carteggiare, magari in questo modo evitiamo di vedere sotto quei graffi. Per il resto il top è venuto molto bene, sono soddisfatto del lavoro che ho fatto. Se anche a voi è piaciuto, vi ricordo solamente di lasciare un like, iscriviti se non lo hai ancora fatto e noi ci vediamo con un altro video tutorial. Se hai domande scrivimi nei commenti. Appena vedo il commento ti rispondo subito. Ciao!